Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi abbiamo una bella lettura interattiva un po' diversa da quelle che si vedono di solito sugli altri canali YouTube. Quello che faremo oggi, andremo a leggere il futuro per i prossimi 3 mesi per i segni di fuoco, di acqua, di terra e di aria. Per avere una visione più completa possibile di questa lettura dovrete guardare il vostro segno zodiacale e il vostro ascendente. Non ho ancora raggiunto i 1000 iscritti, quindi non posso dividere il video in timestamps, però metterò fissato nei commenti l'inizio e il minutaggio, insomma, di ogni elemento, in modo che voi poi possiate saltare facilmente durante la visione della lettura, insomma, da segno zodiacale, ascendente, insomma, vedere un attimo quello che vi interessa. Questo genere di lettura può essere anche guardata per un amico, un fidanzato, un parente, se si vuole un po' indagare riguardo quello che è il suo futuro, sempre utilizzando lo stesso metodo, quindi guardando prima zodiacale e poi ascendente. Adesso proseguiamo con la lettura e vediamo un attimo quello che ci dicono le carte. Ultima cosa che mi stavo dimenticando di aggiungere è che questo video ha valenza dal momento in cui voi lo guardate, quindi non dovete considerare la data di pubblicazione perché non è questa la cosa importante è quando questo video vi ha trovato. Quindi se vi trova tra un anno e il video è già vecchio, diciamo di un anno, non fa alcuna differenza perché appunto vale il momento in cui voi lo trovate. Quindi questa cosa qua è assolutamente importantissima da tenere in mente. Proseguiamo, cominciamo con i segni di fuoco. Allora, cari segni o ascendenti dell'elemento del fuoco, mi riferisco a Sagittario, Leone e Ariete. Questa è la vostra lettura per i prossimi 3 mesi. Andremo avanti piano piano per capire quello che le carte ci vogliono dire, finché non avremo una visione generale più ampia e dettagliata possibile. Vi ricordo che questi qua sono tarocchi interattivi, si basano sulle energie di diverse persone e quindi potrebbero non essere 100% corretti per tutti quanti. Cominciamo subito. Quello che vedo da questa prima stesa di carte è che quello che vi aspetta nei prossimi 3 mesi è senza dubbio un cambiamento importante. Abbiamo dunque il carro che mi fa pensare all'idea di mettersi in gioco, la voglia di intraprendenza, avere le idee chiare anche, quasi come se si fosse finalmente pronti a dare vita a qualcosa che è rimasto per troppo tempo in pentola e che finalmente ha tutta la voglia e tutto il potenziale di uscire. Quello che vedo è che ci sono state delle difficoltà che avete dovuto affrontare, ma che siete anche riusciti a lasciarvele alle spalle, che siete riusciti ad andare avanti, a diciamo ignorare questi dolori e queste preoccupazioni che rischiavano di mettere un freno a questo vostro progetto. Non siete ancora 100% liberi da questi dubbi, ma è assolutamente normale perché si parla proprio di un cambiamento importante per la vostra vita. Potrebbe essere una nuova casa, potrebbe essere un trasferimento, potrebbe essere anche un nuovo obiettivo dal punto di vista del lavoro, magari iniziare una nuova carriera, magari accettare un trasferimento all'estero, magari intraprendere una scelta di vita importante, potrebbe anche trattarsi di fare un figlio o un matrimonio. Insomma, si parla di un evento che davvero avrà un grande rilievo sulle vostre vite. Quello che vedo anche è che non sarà un cambiamento molto veloce, c'è bisogno ancora di tempo. Probabilmente nei prossimi 3 mesi si andranno a mettere le basi per far sì che questo cambiamento poi avvenga. Non sarà una cosa che avverrà subito, quindi non aspettatevi che tra 3 mesi tutta quella situazione sarà già cambiata. Ci sono proprio le basi. Qua ci dice che in questi 3 mesi si metterà il seme per poi far crescere il frutto di questo cambiamento importante. Andiamo a vedere che altro ci dicono le carte. Ok, questa è una lettura estremamente bella, devo dire, perché vedo che sicuramente ci saranno da affrontare, o forse avete già affrontato dei litigi, delle discussioni, degli scontri,
forse all'interno della coppia perché è impegnato, o forse semplicemente all'interno anche della famiglia o comunque in un ambito abbastanza intimo, abbastanza vicino a voi. Vedo che questi scontri ci sono stati anche abbastanza tumultuosi, potrebbero essere state delle cose che in un certo senso hanno anche amplificato questi dubbi e queste paure che mi emergono con le energie della luna, però sono dubbi che appunto non andranno ad inficiare sul cambiamento che per voi è quasi scritto. Quindi quello che vedo è che nonostante tutta questa energia negativa, la vedo anche, la carta è riversa, quindi vuol dire che è un'energia bloccata o superata, quindi è qualcosa che non vi riguarda più, non rappresenta più un ostacolo per voi. Quello che vede è che questo progetto, anche nel lungo termine, sarà un successo perché abbiamo la carta del sole che è una carta bellissima, è una carta positiva, è una carta che mi parla di vincita, che mi parla di successo, ma anche realizzazione proprio a livello personale. Quindi diciamo che questa carta mi parla proprio di una serenità che arriverà proprio nell'ambito di questo nuovo inizio, di questa avventura che vi aspetta. Quello che vedo anche è che vi sarà richiesto di prendere delle decisioni difficili, non sarà tutto rose e fiori, dovrete magari accettare dei compromessi che non volevate accettare, ma è una cosa che vi è richiesta. Vedetela quasi come una sfida, un modo per crescere anche personalmente, un po' dovete rifarvi, secondo me, al detto quello che non vi uccide vi fortifica, perché voi sicuramente ne uscirete più forti da queste problematiche che ci saranno, perché un progetto così importante non può avere dei piccoli lati negativi, quindi magari dovrete scendere a patti con qualcuno. Inizialmente la cosa non vi piacerà, la troverete quasi ingiusta, quasi una forzatura, però alla fine di tutto io vedo che ci sarà proprio una maturazione a livello mentale, si diventerà quasi più maturi e più saggi, e vedo anche un indizio, quello che mi fa pensare questa carta è che ci sarà qualcosa di economico. Adesso la parola economico vuol dire tutto e niente. Quello che mi fa pensare è che in caso di matrimonio potrebbe essere un matrimonio che avrà delle basi abbastanza stabili e felici dal punto di vista patrimoniale. In caso di una casa potrebbe essere che magari la casa che acquisterete acquisirà valore. In caso di un viaggio potrebbe essere un viaggio che magari vi arricchirà, non dal punto di vista economico, ma dal punto di vista di saggezza, di crescita personale, perché qua abbiamo un re di denari. Quindi, insomma, quello che vedo in generale è che questo cambiamento avrà sicuramente un impatto e un'influenza positiva. Tra l'altro, il fatto che sia legato a un segno di fuoco e che ci sia questo cambiamento che aleggia mi fa proprio pensare che possa essere un qualcosa legato alle vostre passioni, all'amore o alla creatività. Quindi potrebbe appunto essere, come dicevo prima, un matrimonio, perché mi parla molto di amore. Potrebbe essere anche una cosa che vi appassiona, quindi una nuova opportunità che volete cogliere, un nuovo viaggio. Insomma, tutte cose che alla fine mi riportano a questo sole e a questo raggiungimento di una pace, di una felicità che è viscerale. Quindi quello che vedo è proprio il mettere i semi per un cambiamento che avrà veramente un impatto positivo e bello sulla vostra vita da qui a 3 mesi. Vediamo un ultimo piccolo messaggio che ci possono dare le carte, magari un suggerimento per affrontare al meglio i litigi se ci saranno o le scelte difficili da prendere qualora dovessero provarci in modo particolare. Ok, abbiamo 3 carte a rovescio. Quello che mi fa pensare questo suggerimento da parte dei tarocchi è che ci verrà chiesto di non badare troppo ai giudizi altrui, che magari saremo portati a isolarci per compiere questo progetto, che forse ci sarà anche richiesto di prendere una pausa da tutte le altre energie, da tutte le altre persone che potrebbero influenzarci in modo negativo, e che forse dovremo mettere da parte un pochino quelle che sono le cose, e che forse dovremmo anche ignorare la voce, diciamo, un pochino autoritaria di una persona a noi vicina, che potrebbe essere, mi viene da pensare quasi a un padre, quindi magari ci sarà un padre che darà un consiglio che non è forse il caso di ascoltare perché non sarà la cosa giusta per noi in questo momento, magari un genitore che dirà sì, dovresti fare così, dovresti fare cosà, non è il momento giusto, devi aspettare ancora, insomma c'è questa voce
che le carte mi stanno suggerendo con quest'ultima stesa di ignorare. Mi è uscito l'eremita che poi mi fa pensare in questa posizione centrale che siamo noi, che c'è un bisogno in quella situazione di ragionare con la nostra testa, di prendere da soli le decisioni e di non farci influenzare troppo da queste cose bloccate che abbiamo accanto, che sono giudizio. E in questa particolare lettura questa energia la leggo come i consigli, magari in buona fede ma non corretti, di un nostro mentore. Potrebbe essere il capo sul lavoro, potrebbe essere il padre o la madre, potrebbe essere un fratello maggiore, un amico né vicino, qualcuno che comunque noi vediamo come una specie di guida o per cui nutriamo una forte stima. Noi in questa particolare situazione non dobbiamo ascoltare questa voce e non dobbiamo ascoltare nemmeno la paura del giudizio. Questa lettura è molto interessante perché io sono un segno di fuoco e mi ci rivedo molto, perché rivedo anche un po' quello che è il mio inizio qua su YouTube, questa cosa in cui mi sto mettendo. Quindi io in questa situazione mi ci vedo, perché sicuramente ho voci vicino a me che mi dicono che sarebbe il caso di lasciare perdere, perché ci sono altre 1000 persone che lo fanno meglio, che lo fanno da più tempo, oppure dicono chissà se ti vede qualcuno, chissà se cosa ne penseranno. E insomma, vedo in questo messaggio per i segni di fuoco, che quindi in qualche modo mi intromettono, anche una specie di consiglio per me che mi dice quasi: tu ignora queste voci che ti girano attorno, vai per la tua strada perché promette tutto quanto vero. Quindi nel mio caso potrebbe essere, diciamo, interpretato in questo modo. Poi da caso a caso sicuramente voi troverete una chiave di lettura diversa per queste carte, però insomma mi sembra comunque un messaggio abbastanza positivo. Ci è richiesto di fare molto affidamento su noi stessi e sul nostro intuito per raggiungere questo successo e questo benestare o questo equilibrio, insomma, dal punto di vista anche economico, materiale o di arricchimento personale e professionale. Benvenuti ascendenti o zodiacali del segno di acqua, quindi parliamo di pesci, cancro e scorpione. Faremo adesso una lettura sui prossimi 3 mesi. Quindi vediamo ora cosa ci riservano per voi i prossimi 3 mesi. Ok. Allora, in questo caso, quello che vedo in modo anche abbastanza chiaro è che c'è qualcosa che blocca un potenziale inizio. Allora, adesso poi andremo ad indagare più a fondo che cosa nel dettaglio ci sta indicando questa lettura. Io vi dico adesso di pancia quello che solo vedendo queste 3 carte mi sorge, mi ribolle un po', diciamo, nello stomaco. Potrebbe riguardare solo alcuni di voi, per altri potrebbe essere necessario andare avanti nella stesa per capire un secondo messaggio. Insomma, sapete, questa lettura si rivolge a tante persone con vissuti diversi, quindi secondo me bisogna anche andare un attimo a vagliare più messaggi possibili per andare a parlare a più persone possibili che hanno a che vedere con un segno d'acqua o un ascendente di acqua. Quindi quello che vedo è che ci potrebbe essere una relazione che va un po' a tarpare le ali di potenziali cambiamenti e potenziali idee che potrebbero esserci. Vedo una persona saggia, una persona intelligente, una persona con le idee chiare, una persona che vorrebbe fare tanto ma che non lo fa perché è un po' bloccata in questa relazione che in un certo senso sta andando a darle tanta felicità, tanta gioia, ma non la sta facendo crescere in modo particolare. Quindi diciamo che l'ha un po' bloccata. Lei è lì, si vede lei o lui, insomma non è importante. Io parlo di lei perché parlo di energia, quindi potrebbe essere l'energia di chi guarda, potrebbe essere l'energia della fidanzata, del fidanzato, di quello che volete. Io parlo di energia e parlo di lei. Quindi io vedo che lei è lì, si gode del suo amore, si gode della sua relazione, si gode della sua pace nel nucleo, diciamo, familiare, nel nucleo casalingo, nel nucleo proprio della sentimentalità. Però vedo che ha anche dei progetti, delle cose che vorrebbe fare, delle sue idee, delle sue ambizioni, che anche per via di questo amore non riesce ad esprimere appieno. Forse mette troppo in primo piano la sua relazione in questo momento, quando invece dovrebbe concentrarsi anche su quelle che sono poi
i suoi tratti distintivi. Quindi se ha una passione particolare magari dovrebbe assecondarla, dovrebbe assecondare il suo desiderio di imparare di più, di scoprire di più, perché la papessa mi parla di un'energia anche molto dotta, molto intelligente, con molta curiosità. E vedo che tutte queste cose positive e molto belle che caratterizzano questa energia, anche per via di questa relazione, sono bloccate, perché questa energia al momento è concentrata al 100% solo sul suo partner. Vediamo che altro ci dicono le carte. Allora, qua mi parla dell'essere quasi intrappolati da questo amore, da questi sentimenti, c'è troppa concentrazione su questo amore, a volte ci si isola anche nella coppia, quindi magari si vedono poco gli amici, si frequentano poco le persone che si frequentavano, vedo due figure autoritarie nella vostra vita che potrebbero essere o le energie conquistate o anche delle persone vicino a voi come un padre, come un mentore, come un datore di lavoro, insomma una persona di questo genere, una persona più grande di voi, questo lo sento in modo chiaro, che in qualche modo vi fanno pesare la situazione, quindi magari ci sono delle persone che anche esterne alla coppia ma anche interne alla coppia, attenzione, che vi fanno pesare, che quasi fanno ricadere su di voi la colpa di questo isolamento. Magari potrebbe essere qualcuno che dice da quando sto con te non vedo più i miei amici, da quando sto con te non faccio più questo, non faccio più quello, non faccio più quell'altro, facendo in qualche modo ricadere su di voi la colpa di questi sentimenti, di queste energie che però coinvolgono anche lui. Quindi quello che io vedo in questa lettura specifica è che questo desiderio di isolarvi non nasce da voi, voi lo state subendo di riflesso. C'è qualcun altro che vi porta a isolarvi e sento che questa persona potrebbe anche darvi la colpa di questo isolamento, manipolandovi, no? Quindi è lui che vuole che voi siate isolati, però non vuole assumersene la responsabilità, non vuole ammetterle, quindi dice che siete voi, che è colpa vostra di come agite, di come ragionate, che magari siete gelosa, che magari siete emotiva. Andiamo avanti, vediamo un attimo, ci danno consigli. Allora, per il momento mi pare che queste carte mi stiano parlando di una situazione che potrebbe essere presente così ora e che potrebbe rimanere tale anche nel futuro. Quindi mi sembra che mi stiano parlando di uno stallo, di una situazione che è così e che se le energie rimarranno queste all'interno della coppia, all'interno del vostro vissuto, resteranno tali. Se non si parla di coppia, si parla comunque di qualcosa di morboso, di un'amicizia morbosa forse, di un rapporto morboso con qualcuno nella famiglia. Vedo comunque un blocco dal punto di vista di due persone di cui una dà la colpa all'altra. Potrebbe essere un fratello e una sorella, due amici molto stretti. Insomma, poi ogni persona potrà dare un attimo la sua interpretazione a queste energie. Io logicamente non conosco la situazione di tutti, però mi sembra di capire che ci sia un po' qualcosa che porta a isolarsi, che porta a subire il giudizio di qualcun altro. Andiamo avanti. Io vedo che ci sarà un periodo di crisi anche forte, forse un periodo necessario, forse un cambiamento improvviso che scuoterà la coppia. Non vedo rotture, quindi vedo più che altro una risoluzione, un parlarne, forse quello che ci stanno dicendo le carte con quest'ultima stesa più che altro è un consiglio. Quindi quello che ci stanno dicendo è sì, ci sarà questa crisi, ci sarà questo cambiamento improvviso, avrai paura, avrai molta paura, forse riconsidererai molte cose, forse avrai molti dubbi, forse dovrai fare molti conti con te stessa, però quello che vedo è poi che questa carta, il 4 di bastoni, parla di stabilità dal punto di vista emotivo. In questa precisa lettura quello che vedo è il bisogno di comunicare per andare a creare una stabilità che includa anche altre persone, perché qua attenzione abbiamo sempre la coppia ma l'abbiamo accompagnata da un'altra figura, quindi la coppia non è più sola, non c'è più questo isolamento, c'è lo stare bene insieme ma c'è anche lo stare bene insieme con gli altri. Quindi questa qua è una cosa che le carte ci stanno dicendo, bisogna uscire da questo guscio
e incominciare a stare meglio insieme parlandone, anche se il parlarne potrebbe causare questa crisi. Quindi non bisogna fermarci davanti a questa torre. Questa torre mi parla di qualcosa che crolla, di qualcosa di nuovo che si costruisce, una nuova opportunità, magari anche per la coppia, magari per salvare la coppia, perché queste energie non vanno bene. Queste energie, così come rimangono, mi parlano di questa torre. Poi sono i tarocchi che ci suggeriscono, con il dialogo, di mettere le basi per qualcosa di più stabile, di diventare questa regina di denari, di prendere il controllo, di stare meglio. Insomma, quello che vedo in generale è che non bisogna lasciare che questo imperatore sovrasti questa regina. Anche il modo in cui sono apparse queste carte mi parlano di un conflitto più che altro mentale. Due persone forti, le persone forti sono sempre in contrasto, sempre caratteri forti finiscono sempre con l'accozzarsi. Però io vedo che con la grazia, con l'essere buoni, con la gentilezza, col dialogo, sarà questa regina a trionfare. Però bisogna affrontare il dialogo, anche se si temono le crisi. Non bisogna avere paura di questo cambiamento e di questa torre, perché è necessario per stare bene. Bisogna aprire la coppia, bisogna aprire questa unione quasi morbosa, quasi tossica, quasi asfissiante e vivere di più la quotidianità con altre persone, uscire di più con gli amici, riprendere a frequentare i parenti, magari avere più occasioni di vita sociale. Non bisogna chiudersi. Non importa quanto sia comodo, non importa quanto sia piacevole, non bisogna finire a isolarsi. Questo è quello che le carte mi dicono per i vostri prossimi 3 mesi. Che ci sarà un po' questa sensazione di oppressione, ma bisogna imparare da questa cosa che magari ci crea anche disagio per uscirne. Quindi le carte mi parlano di lavorare principalmente sulle relazioni amorose. Io adesso non vedo qua tanto un messaggio rivolto ai single, potrebbe forse essere più che altro un messaggio diretto a qualcuno di voi in particolare. Vi ricordo che le energie si collegano a chi realmente ha bisogno di ascoltarle, quindi può essere che magari se questa energia, se questa lettura non risuona particolarmente con te, vuol dire che non era la tua lettura, che questa energia per questi segni di acqua si stava rivolgendo ad altre persone, ad altri segni che avevano bisogno più di te in questo momento di sentirsi dire questo messaggio. Ok? Quindi diciamo che mi sembra anche abbastanza chiara come stesa, anche come messaggio finale. Benvenuti amici dei segni di terra o dell'ascendente di terra, quindi mi sto riferendo a Toro, Capricorno e Vergine. Questa è la lettura per i prossimi 3 mesi. Vi ricordo che si parla a un ampio numero di persone, quindi questa lettura potrebbe non risuonare con tutti, potrebbe magari non essere ancora il momento giusto per voi di capire questa lettura, potrebbe magari non parlare direttamente a voi, perché tra le vostre energie magari c'era qualcuno più di altri che aveva bisogno di udire un messaggio, quindi non preoccupatevi, sono comunque letture interattive, quindi molto giocose, che possono risuonare molto bene con qualcuno e meno bene con altri. Andiamo dunque a vedere cosa le carte ci dicono per i vostri prossimi 3 mesi. Ok, io qua vedo grandi cambiamenti dal punto di vista della sfera romantica e amorosa. Vedo che c'è una persona a cui voi piacete. Vedo quasi un pretendente. Io il 6 di bastoni in questo specifico mazzo lo continuo a vedere, lo continuo a percepire come una persona che ha una cotta per voi, che forse è innamorata di voi, ma in questo caso, essendomi uscita al contrario, mi fa pensare che voi o non lo sappiate o che comunque non vi sembri vero. Magari avete il sospetto, però vi dite anche ma sì, ma figurati se quello lì veramente va a pensare a me. Questo è quello che vedo intuitivamente con questa carta, quindi qualcuno che vorrebbe darvi il vostro amore, che vi guarda in modo particolare, che magari ha anche delle attenzioni, delle accortezze particolari con voi,
e che non sono solo semplice gentilezza, ma hanno anche un fine romantico, quindi magari fantasticano su di voi e vorrebbero costruire una relazione con voi o magari semplicemente frequentarvi. In questo caso con il 9 di bastoni, andando oltre il significato canonico di questa carta, ma andando di pancia su quello che mi dice questa lettura, è che voi siete un po' in attesa di questo amore. Vedo questa figura, questa energia che sembra quasi stanca, che ha passato che ha avuto diverse relazioni che magari l'hanno delusa o non le hanno dato quello che voleva, non le ha dato quello che cercava e che quindi magari vuole e che quindi spera, ha ancora speranza di trovare qualcosa di buono, ma è anche un po' stanca, si sente quasi un po' battuta e sconfitta. Quello che vedo è la ricerca dell'amore, la ricerca di speranza, vedo anche una speranza di questo amore. Quindi non vedo la ricerca di amore, nonostante questa energia non la vedo sconfitta questa ricerca, ma anche speranzosa. Se non parliamo di una persona single che cerca un nuovo amore, parliamo di una coppia dove una delle due energie non sta più bene, quindi una coppia dove magari ci si sente il bisogno di imbarcarsi in qualcosa di nuovo, di distaccarsi dal vecchio. Potrebbe trattarsi del bisogno di avere una nuova relazione e di chiudere la vecchia, ma anche il bisogno di novità all'interno della relazione, il bisogno magari anche di capirci chiaro sulla persona con cui si sta. Magari ci sono delle cose che non capite molto bene, magari ci sono dei comportamenti che potreste fraintendere, potreste aver frainteso e che vi richiedono maggiore attenzione. In generale un'energia di stanchezza. Quindi vedo proprio un essere stanchi ma avere ancora quel pizzico di forza per andare avanti. Questo è quello che queste carte in questo momento mi stanno comunicando con questa specifica energia con cui mi sto connettendo. Vediamo che altro ci dicono sui prossimi 3 mesi. Ok? Guardate qua, queste carte qua sono praticamente saltate fuori dal mare. Ecco qua un'altra, vediamo cosa ci dice. Perfetto. E anche questa vuole uscire. Allora ragazzi, io questa l'ho girata così, dovevo girarla così, no, com'è? Non vorrei averla rovesciata, se l'ho rovesciata però forse intuitivamente mi dice di rovesciarla, non so. La terrei come l'ho messa la prima volta perché è stata una cosa del tutto spontanea. Allora, guardate qua, secondo me già questa figura dice tutto. C'è qualcuno che vi osserva. Secondo me è ancora questa energia, questo pretendente, questa persona che è innamorata di voi. Questa persona qui, come vi dicevo, vi osserva, non farà un passo avanti nei vostri confronti perché siete legate sentimentalmente a qualcun altro o forse ritiene che non siete pronta, magari pensa che abbiate altro per la testa in questo momento, però principalmente sento che questa lettura va a coinvolgere una persona che è già legata sentimentalmente con qualcuno. Una persona che non è felice nella relazione in cui è, probabilmente a causa di queste cose poco chiare che le richiedono di farsi molte domande, aprirsi molti interrogativi. Per farvi un esempio banale, mi tradisce? Con chi si vede? Perché è così freddo? Con chi usa sempre il telefono? Questi sono interrogativi generici che potrebbero essere fonte di questa ricerca, insomma, per cui sarebbe necessaria questa ricerca. Queste energie che la stancano, perché in questo caso questo 9 di bastoni non mi sa di una persona che raccoglie il costruito, ma mi sa di una persona stanca, di una persona quasi esausta all'interno della relazione in cui è. C'è questa coppia che non riesce a vedersi, lui la guarda ma lei non lo vede, lui la ama ma lei non lo sa. Lei è circondata da tristezza, lei ha tanti problemi, tanti pensieri, sente un blocco emotivo, questo blocco intuitivamente è da parte di lui potrebbe farsi avanti con i suoi sentimenti ma non lo fa. Vedo che potrebbe essere una persona più giovane di voi. Forse questa persona non si fa avanti anche per questa ragione.
Forse pensa che la differenza tra voi possa essere un ostacolo, o forse è una persona che non si sente abbastanza matura. Magari siete coetanei, però lui ha uno stile di vita più fanciullesco, magari ha interessi molto diversi dai vostri, magari si sente non pronto a una relazione con una donna forte, con una donna matura, o con un uomo forte, un uomo maturo. Insomma, questo poi va ad adattarsi in base a chi è che sta diciamo risonando con questa particolare energia. Voi non badate troppo a come parlo, e parlo in modo abbastanza spontaneo, però potrebbe benissimo riferirsi a un uomo o a una donna, o una persona non binaria. Insomma, questo non è l'importante, non è l'importante la terminologia con cui io mi sto esprimendo, perché altrimenti bloccherei del tutto l'intuitività. Sto cercando di farla fluire anche non pensando troppo alla forma in cui dico le cose, quindi mi raccomando, non fate tra virgolette i bacchettoni, non è quello l'importante è il messaggio. Quindi questa persona che forse non si sente alla vostra altezza, oppure che pensa che voi vogliate qualcosa di troppo per lui in questo momento. Quindi magari pensa che voi vogliate di più una relazione seria e stabile quando magari lui non la vuole, magari è semplicemente solo più giovane di voi, anche di qualche anno, magari pensa che voi siete pronti a matrimonio, figli, mentre lui magari ancora non è pronto. Insomma, vedo una situazione in cui lui comunque ha una cotta per voi, ha un interesse amoroso, un innamoramento, ma appunto c'è anche questo blocco emotivo che diciamo lo allontana un po' da voi. Voi comunque non lo vedete, non siete comunque pronte a questa relazione, lui lo sa. Lui è molto consapevole di questo, per questo secondo me questa carta mi è uscita al contrario. Quindi è una persona che non si fa avanti e che non vuole farsi avanti per il momento. Può essere che questa persona inizi a interessarsi a voi nei prossimi 3 mesi, o che sia già interessata a voi, però vedo che il culmine di questa cosa sarà appunto nei prossimi mesi, specialmente se state guardando questo video in primavera. Mi viene da pensare all'estate, mi viene da pensare a una cosa che ha a che fare con l'estate, o comunque con l'acqua. Adesso non so, vedo questa energia comunque, forse anche per il fante di coppe, non lo so, mi viene da pensare un po' proprio a qualcosa legato all'acqua. Potrebbe essere magari un collega di lavoro, se lavorate con qualcosa che ha a che fare con l'acqua, potrebbe essere magari una persona che conoscerete o che avete conosciuto al mare, o comunque in una situazione dove era presente l'acqua. Ho questa sensazione, non so se forse per alcuni di voi potrebbe avere senso. Forse riuscite voi a fare quel collegamento che adesso io, non avendo gli elementi necessari, non riesco a fare. Però sento presente l'acqua in questa questione. Vediamo che consigli ci danno i tarocchi su come risolvere o uscire da questa situazione in particolare. Ok? Allora, quello che vedo è che ci stanno dicendo, quello che vedo e che secondo me ci stanno comunicando i tarocchi in questo momento è che non c'è un grande momento di rilassamento per voi, non c'è neanche una grande dominazione da parte vostra della situazione. Se le energie rimangono quelle che sono, sarete quasi un po' sottomesse a tutta questa baraonda intorno a voi. Vedo che forse questo bisogno di, tra virgolette, stare quiete con la cresta abbassata potrebbe avere a che vedere con dei bambini, quindi potreste essere magari delle donne sposate con figli che non possono permettersi di sbloccare la situazione perché non hanno l'elemento. Vedo il potenziale di nuovi sentimenti emotivi, di nuovi sentimenti romantici, forse nuovi sentimenti in generale. Potrebbero essere rinnovati sentimenti per la persona con cui state, ma anche lo scoprirsi innamorati di una nuova persona. Potrebbe essere l'amore per questa coppia di fante, ma potrebbe anche essere l'amore per un'altra persona. Potrebbe anche essere che troverete la forza nell'amare i vostri figli, quindi nel nucleo familiare. Quello che vedo in generale
è che non prenderete una posizione ferma secondo le energie attuali su questa storia e neanche su queste difficoltà all'interno della coppia. Quindi questo sentirvi stanche, questo, tra virgolette, indagare sul vostro partner non porterà, almeno nei prossimi 3 mesi, a una vera e propria azione da parte vostra. Forse avete delle preoccupazioni troppo grandi legate ai figli, forse state ancora cercando di meditare e capire quale potrebbe essere la scelta giusta da prendere affinché loro non soffrano. Sicuramente avete tantissimo amore da dare. Sento proprio che siete delle persone abbastanza emotive e abbastanza sensibili, ma questa sensibilità non è debolezza. Vedo proprio come se in questo caso la vostra profondità emotiva sia una forza, sia quasi una profondità emotiva intelligente. Sento proprio una forza in generale di una persona che pensa molto prima di agire. Forse avete notato, avete visto o comincerete a intuire chi potrebbe essere questa figura, questa persona più giovane che è innamorata di voi, ma non penso che cederete alle sue lusinghe. Qualora si facesse avanti, però non vedo che si faccia avanti, però in generale vedo che non ci sarà un avvicinamento con questa persona. Voi avete troppi pensieri legati ai figli. Quello che mi viene da pensare ora è che forse questa persona non si fa avanti con voi proprio perché forse non si sente in grado di prendersi cura dei vostri figli, non si sente abbastanza uomo, abbastanza forte per farlo e quindi preferisce tirarsi indietro. Se avete visto chi è questa persona, se lo sapete, preferite fare finta di niente perché sapete voi in primis che non sarebbe una storia che porterebbe a qualcosa. Quello che vedo comunque nei prossimi 3 mesi è proprio la realizzazione forte di essere nel punto in cui si è perché bisogna essere in quel punto. Quindi quello che mi dicono i tarocchi in questo caso penso sia proprio pensa ai tuoi figli, pensa alla tua famiglia, non è il momento questo di iniziare qualcosa di nuovo, ci sarebbe il potenziale per farlo, però quello che senti in questo particolare, anche se questa coppa non mi è uscita al contrario, quello che sento comunque, quello che mi dicono i tarocchi in questo momento è proprio che la tua concentrazione in questo momento dovrebbe essere su questo ambito familiare, su questi bambini. Questo messaggio probabilmente risuonerà con pochi di voi, forse solo con le donne che hanno figli, giustamente, perché non tutti li hanno, non tutti si sono sposati, non tutti hanno questo tipo di relazioni, però come dicevo all'inizio, certi messaggi sono più urgenti di altri. Forse qualcuno dei segni di terra o dell'ascendente di terra aveva particolare bisogno di sentire questo messaggio. Eccoci qua, amici del segno o dell'ascendente dell'aria, quindi mi riferisco a Gemelli, Bilancia e Acquario. Andremo a fare una lettura adesso che riguarderà i prossimi 3 mesi. Come dicevo anche nelle letture precedenti, può essere che questo messaggio non risuoni al 100% con voi, però vi ricordo che sono tarocchi interattivi, quindi vanno a rivolgersi a tantissime persone e potrebbe essere che alcuni messaggi abbiano più urgenza di altri e che quindi abbiano diciamo una forza più grande e siano diretti maggiormente a persone in specifico piuttosto che ad altre. Quindi questo è da tenere sempre a mente. Allora, da qua ai prossimi 3 mesi vi sarà richiesta forza, ma non è un messaggio che mi viene da darvi soltanto perché ho citato l'arcano della forza, ma anche per questa donna che sostiene tutti questi bastoni. Quindi quello che mi viene da pensare è che ci sarà vicino a voi una persona molto carismatica, con cui avete probabilmente anche un legame affettivo, che vi sta un po' tediando, che vi sta un po' stancando dal punto di vista vedo affettivo, vedo un essere stanchi dal punto di vista romantico. Potrebbe essere che siete un po' stufi o che avete quasi bisogno di una pausa da questa persona perché non reggete più la sua energia. Vedo che comunque è una persona importante per voi, quindi non mi sembra una relazione
superficiale, quello che sente che comunque è una persona importante per voi, non volete finire questa cosa, per questo forse vi fate anche forza, cercate di, tra virgolette, a soprassediare su tutte queste caratteristiche che non sono neanche dei veri difetti per questa persona che vi sta accanto, sono più dei lati, vedo, quasi esuberanti del suo carattere, quasi eccessivi. Forse ci sono degli eccessi da parte sua che dopo tanto tempo insieme iniziate a far fatica a tollerare. Magari siete molto meno pazienti nei confronti di questa persona, però vedo che non vi state neanche più di tanto tormentando. Siete consapevoli di com'è questa persona e non glielo fate pesare, piuttosto vi caricate voi di questo peso a volte. Mi viene da pensare forse a un partner particolarmente energico che ha sempre voglia di fare cose, di uscire, di vedere, fare, dire, viaggiare, quando magari voi vorreste rilassarvi, riposarvi, però per farlo contento, per assecondare questo lato particolare del suo carattere, magari lo assecondate. Magari tante volte uscite anche se non avete voglia di uscire, magari anche in situazioni sociali. Vedo questa persona accanto a voi come una persona estremamente socievole, una persona a cui piace stare in compagnia, a cui piace uscire con gli amici, fare festa. Magari voi siete un pochino più introversi, quindi magari vi richiede anche una certa forza a secondare questo carattere. Quindi magari voi siete più persone che il sabato sera preferiscono stare sul divano a rilassarsi con un film, però tante volte dovete sacrificarvi, tra virgolette, e assecondare questa persona energica che avete a fianco perché sapete che gli fa bene. Quindi un sacrificio che non vi lascia quell'amore in bocca. Vedo che è un sacrificio che vi rende, tra virgolette, felice anche per lui. Vedo che non volete che lui stia male a causa delle vostre differenze caratteriali. Vedo in generale un'energia femminile che è disposta a fare molto per questa persona con cui sta. Una persona che potrebbe anche essere semplicemente molto diversa da lei. Quindi può essere che magari non sia particolarmente energica o particolarmente estrosa e magari sia questa energia femminile ad esserlo. Quindi magari può essere che rinuncia a volte a fare cose che vorrebbe fare perché questa persona non vuole farla. Tuttavia vedo che è un sacrificio che ha tanto amore dietro. Quindi non è un sacrificio pesa ma non lo fa pesare all'altra persona. Non è un sacrificio che mi parla di litigi. Non crea particolari attriti. È una cosa che questa figura riesce a gestire da sola, dentro di sé. Forse nei prossimi 3 mesi sarà richiesta ancora più forza perché si presenteranno più occasioni in cui sarà quasi necessario, ma non nel senso che è richiesto, ma che voi sarete portati a sacrificarvi un po' di più per questa persona. Andiamo avanti con la lettura, vediamo che altro ci dicono le carte. Oh, una carta extra rispetto alle altre letture. Ok. Mi sono usciti un sacco di re in questa lettura, quindi mi fa quasi pensare che questa persona con cui siete sia abbastanza autoritaria. Questo non significa che vi compagni a bacchetto o che magari sia una persona prepotente, ma quello che mi viene da pensare è che sia una persona che comunque ha molta influenza su di voi. Voi sentite di avere il potere in mano più che altro dal punto di vista emotivo sentimentale, sentite un po' di essere la persona più forte nella coppia da questo punto di vista. Forse nonostante la vostra sensibilità siete anche la persona più brava a gestire le proprie emozioni, insomma la persona che un po' equilibra la coppia nel senso di stare benissimo e stare bene con gli altri. Voi vedo che avete una sensibilità tale da riuscire in qualche modo a mitigare anche questa persona così a volte testarda, autoritaria, magari anche nei confronti degli altri. Quello che vedo è che magari
questa energia, questa attitudine un po' dominante nei prossimi mesi potrebbe non gioviare particolarmente alla vostra coppia. Vedo che a un certo punto questa stanchezza forse da parte vostra potrebbe essere eccessiva, o che forse questa persona diventerà un po' troppo autoritaria, incomincerà a chiedere un po' troppo e non sarete più così disposti a darlo. Vedo che comunque c'è tanto amore, quindi non penso mi stia parlando di una rottura, penso mi parli più di una situazione un po' problematica. Ci sono tanti re. Mi fa pensare che questa persona vuole un po' comandare all'interno della coppia. Pensa di poter decidere, forse perché avete tanto sacrificato in passato, avete detto sì tante volte anche quando non volevate. Pensa che le cose siano così per una vostra debolezza, ma non sanno che in realtà voi avete agito con forza in questa cosa. Voi eravate coscienti e non eravate submissive, non eravate sottomesse. Lui però pensa questa cosa qua. Quindi pensa che voi siete persone un po' deboli e che possa fare quello che vuole, ma non è vero. Perché abbiamo la forza, abbiamo l'imperatrice. Voi avete fatto questa cosa per il bene della coppia, ma quando noterete, se ci sarà occasione nei prossimi mesi, che questa persona tenderà ad approfittare di quella circostanza, lo farete presente, questa cosa qua magari vi creerà qualche attrito all'interno della coppia o comunque qualche incomprensione, o forse lui capirà che le cose non sono davvero come stanno, che voi non siete all'interno della coppia la persona che dice sempre sì va bene che loro pensavano. Vedo un sacco di determinazione potenziale in voi, Vedo proprio che nonostante l'attitudine a secondare molte cose, voi avete sempre in realtà avuto in mano l'intera situazione. Questi tre re in confronto all'imperatrice non sono niente. C'è tanta convinzione da parte sua di essere la persona col potere in pugno, ma non è così, ce l'avete voi. Questo mi sembra abbastanza chiaro. Andiamo a capire che consiglio ci vogliono dare le carte per la vostra situazione in particolare. Ok, allora queste carte qua non le leggo con il loro significato generico, cioè canonico. Io vedo un uomo e una donna, un uomo che perde un po' il suo controllo, che smette di essere così sicuro di sé, che forse capisce che la sua compagna non è più così propensa a sacrificarsi per lui. Vedo che questa cosa creerà un po' di dissidi. Io avevo chiesto un consiglio ai tarocchi, però così di primo sguardo mi sembra che descriva un po' ancora quello che vi aspetti, quello che vi aspetta, almeno che quello che non stai dicendo sia che è un cambiamento necessario per voi. Non vedo rottura. Vedo che però è un cambiamento necessario e che forse queste litigate, questi scontri, questo parlare e discutere sia una cosa che andrà a farvi bene in futuro. Vedo comunque che è finito per voi il tempo di sacrificarvi in favore di quell'energia. Vedo che lui un po' perderà questa certezza assoluta che ha di essere la persona più potente all'interno della coppia. Vedo che questa cosa cambierà. Sicuramente ci saranno dei piccoli tumulti tra voi. A lui non piacerà questa forza da imperatrice, questa forza proprio in generale che sprigionerete nei prossimi mesi. Forse lui non se l'aspetta nemmeno, forse lui dà per scontato che voi siete ancora lì disposti ad assecondare tutto, e quando questa cosa verrà meno non gli piacerà e magari tenterà di alzare la voce, di farsi sentire, ma io vedo che voi avete proprio smesso di soffrire. Non c'è più questa energia in voi. Non siete più disposti a tollerare cose che non volete tollerare. Mi viene quasi da pensare così intuitivamente
che forse avete dovuto sopportare anche qualcuno vicino a questo imperatore. Potrebbe essere una suocera, una ex moglie, una ex fidanzata, una sorella invadente. Magari avete dovuto farvi forza per questo periodo in nome di questo amore, ma è finito il momento di farlo, avete preso in mano le cose e avete deciso che è meglio litigare che continuare a soffrire, che continuare a buttare giù e ingoiare il rospo. Quindi il consiglio che mi danno le carte è di non temere eccessivamente questi dissidi che sicuramente ci saranno, perché sono dissidi delle cose che sono necessarie per smettere di soffrire, per un futuro dove questa sofferenza non c'è più. Un futuro più libero e più genuino anche per la coppia, direi. Grazie mille per essere rimasti con me fino a questo punto, è stato molto divertente per me esplorare un po' queste energie. Spero che per qualcuno di voi abbiano risuonato, che vi siete rivisti in certe cose, ma soprattutto che abbiate potuto cogliere da questa lettura i suggerimenti che magari aspettavate di sentire da qualcuno. Vi ricordo che io faccio anche consulti privati, se dovesse essere necessario per qualcuno di voi, per approfondire o l'inizio di questa lettura, perché magari vi ci rivedavate particolarmente e pensate che le carte abbiano sintonizzato su determinate faccende proprio con voi, o altrimenti anche per altre questioni. Vi lascio inoltre i link ai miei social, la mail a cui scrivermi qualora voleste fare un consulto privato con me e insomma un altro po' di informazioni anche in bio. Vi ricordo, se volete sostenermi, potete farlo iscrivendovi al canale e lasciando un mi piace. Intanto vi saluto e vi auguro veramente di passare una fantastica giornata. Grazie per essere rimasti con me fino ad ora. Ciao!